Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi insieme a Rodrigo vi mostriamo un classico della cucina romana, la carbonara. Per prima cosa abbiamo messo a bollire dell'acqua, l'abbiamo già salata e ora andiamo a buttare la pasta. Utilizziamo uno spaghetto semigrezzo, raffinato a bronzo, Cavalier Cocco, che ha 8 minuti di cottura. Nel frattempo andiamo a mettere a bagnomaria, facciamo la salsa a base di tuorlo d'uovo, pecorino romano e una spolverata di parmigiano. Una volta aggiunto al tuorlo, parmigiano e pecorino, iniziamo a bagnomaria a fare una specie di zabaione salato. Mischiamo bene il tuorlo, andiamo ad aggiungere mezzo mestolo di acqua di cottura e una spolverata di pepe selvatico. Una volta che il tuorlo inizierà a sciogliersi bene, inizieremo a rosolare il guanciale. Padella bella calda sul fuoco, prendiamo qualche fetta di guanciale, lo andiamo a tagliare molto grossolano, vogliamo che si veda. Una volta tagliato il nostro guanciale, andiamo a rosolarlo bene in padella. Una volta che il nostro guanciale ha iniziato a rosolarsi per bene, la nostra pasta ha quasi raggiunto il punto di cottura, andiamo ad aggiungere ancora un goccino di acqua di cottura al nostro composto di uovo per andare a esaltare ancora di più il sapore della nostra salsa. Andiamo ad aggiungere un pochino di grasso di cottura del guanciale. Una volta che il nostro guanciale è rosolato bene, lo spostiamo all'interno di una bacinella, ne teniamo giusto in padella qualche pezzetto e adesso andiamo a scolare la nostra pasta. A questo punto, questo è il momento più importante della nostra carbonara, è quello dove andiamo ad assemblare la pasta con il composto di uovo. Fondamentale aggiungere sempre un pelo di acqua di cottura, così da evitare che si cucini troppo l'uovo, e poi aggiungiamo la pasta a poco, così da non creare uno shock termico troppo elevato. Non è importante se la nostra pasta avrà una salsa abbastanza liquida, perché adesso torniamo sul bagnomaria e andiamo a amalgamare bene la nostra salsa allo spaghetto finché non sarà addensato. Come vedete, la nostra salsa sta iniziando a prendere calore e ad addensarsi. Andiamo avanti a fare questo movimento finché la pasta e la crema non saranno un'unica cosa. La nostra pasta è bella cremosa e siamo pronti per andare ad impiattare. Andiamo a raccogliere un po' di salsa dal fondo della bowl, spostiamo il nostro coppa pasta e andiamo a terminare con il nostro guanciale croccante. Chiudiamo con una spolverata di pecorino e di pepe selvatico del Madagascar. Ed ecco a voi la nostra carbonara